Signori, buongiorno e bentornati sul canale. Come sempre grazie e come sempre grazie. Dunque, oggi posizione diversa dal solito, siamo all'aria aperta finché si può e siamo qui di fianco alla mia macchina, al mio Renault Kangoo. Faccio caso ora che mi sento un po' Jeremy Clarkson in questo momento di Top Gear. Quindi signori, questo è un Renault Kangoo DCI 1.5, alimentazione gasolio, turbo diesel, vabbè, al di là degli scherzi. Perché siamo qua? Perché sono qui con la mia macchina oggi? Perché in realtà non devo farvi vedere la mia macchina, ma più che altro voglio farvi vedere l'ultima radiolina che mi ha spedito Retevis, ovvero l'RT95, ma ve la voglio far vedere in maniera un attimino diversa dal solito, ovvero ve la voglio far vedere montata sulla macchina, ma in un modo che mi è venuto in mente e che secondo me troverete utile. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi e commentare se il video vi è piaciuto, soprattutto mettere il mi piace. Due parole al volo su questa radio: è un veicolare bibanda, 25 watt di potenza massima in VHF e UHF ed ha un sacco di cosine carine. Diciamo che anche questa ve la presento perché mi sembra veramente un prodotto carino e abbiamo discusso a lungo assieme a James di Retevis su cosa recensirvi dopo la prima recensione. Quindi, come detto, bando alle ciance, andiamo a fare l'unboxing in macchina sul Kangoo e vediamo cosa vi arriva assieme alla radio. Ok, questo è quello che vi arriva. Manuale. Volevo farvi notare, questa radio è la versione europea, quindi fa 144, 146 e 430, 440, quindi non arriva espansa. In più è la certificazione RED, quindi è tranquillamente utilizzabile in Europa. Manuale abbastanza stringato ma comunque fatto bene, abbastanza completo. In fondo troviamo appunto le certificazioni, come vi dicevo. Questa è la certificazione europea, voilà, via il manuale. Questa è la radio in sé, imbustata, eccola qua, vedete c'è ancora la sua bella pellicolina. Oltre alla radio, ovviamente, vi arriverà il microfono, che è veramente molto completo, ha praticamente tutte le funzioni della radio replicate sul microfono. Cavo di alimentazione col fusibile, staffa ovviamente, staffa veicolare e un bel sacchettino con fusibile di ricambio, due gommini per proteggere la radio e le manopole e un paio di vitine. A me hanno mandato anche il cavo di programmazione che, dico la verità, non ho utilizzato, ma volendo è richiedibile pure questo che ha la connessione RJ45. Questo è quello che vi arriva. Dunque signori, la soluzione che ho adottato io per installare, o meglio installare provvisoriamente questa radio sulla mia auto, è nient'altro che questo bellissimo supporto da fotocamera. Questo è un classico supporto da fotocamera a ventosa con braccio snodato, molto diffuso per chi fa video piuttosto che, infatti io ce l'avevo perché mi è venuto comodo in macchina più di una volta, a cui ho fatto una semplice aggiunta, ovvero ho aggiunto un'altra come dire, un'altra manopola per fissare il tutto. Ve lo inquadro un po' più da vicino, ecco qua. Sia di uno che dell'altra io vi lascio il link in descrizione, così potete andare a vedere bene di cosa si tratta e eventualmente acquistarlo. Perché ho deciso questa cosa? Ho deciso questa cosa perché alla fine della fiera magari spesso tante persone cambiano macchina, quindi comunque non si ha voglia né tempo di fare un'installazione fissa, comunque si vuole avere la libertà di staccare o riattaccare la radio da una parte o dall'altra, quindi questa secondo me è un'ottima soluzione, è una soluzione che mi è venuta in mente così. Quindi vi faccio vedere molto velocemente. Prendo la staffa, questa staffa di serie ha un buco al centro
e semplicemente io vado a fissare la staffa sulla manopola in questa maniera. Io così automaticamente ho già la staffa fissata. Vado poi a prendere la radio in questo modo. Io ho già fissato i gommini di cui vi parlavo prima. Vado a prendere la radio e vado a fissare le due manopole. Una volta fatto ciò, la radio è pronta per essere fissata a vetro. Ovviamente adesso una radio leggera come questa la tiene, non mi sento di consigliarvi di attaccarci un HF che pesa 10 kg, quello non credo vada bene. Comunque molto semplicemente, una volta fatto ciò, voi avete già la vostra radio bella e fissata. La potete orientare un po' come volete senza nessun tipo di problema e voilà. Ovviamente adesso l'ho montata così velocemente, poi si può pensare di metterla un pochettino più in ordine. Comunque questo è quanto. La radio è fissata e avete un supporto comodissimo per quel che mi riguarda. Ok, ve la faccio vedere accesa. Eccola qua. Come potete vedere il display, nonostante siamo al sole, oggettivamente si vede molto bene, è abbastanza ampio e abbastanza luminoso. In basso trovate il voltaggio della batteria, che è sempre utile, infatti 12,5, no va bene dai, 12,5 mi piace. In basso, questa qua 145-600, avete la banda B, diciamo, la subbanda, comunque a doppio ascolto, e in alto la main, la banda principale. Ai lati trovate tutte le indicazioni sul display e i pulsanti funzione. Con questi pulsanti voi andate a selezionare tutti i vari menu. Sono tutti programmabili, ci sono varie opzioni, quindi potete avere a display tutto quello che vi è più comodo. Ad esempio in questo caso ho già impostato, mi pare, un ponte radio 430 e 100, sì, esatto, è l'RO4 di Milano, anche se non ci parlo, l'avevo provato. Con la manopola ovviamente vi spostate, il bip è disinseribile, e con il tasto funzione andate sia a dare altre funzioni ai tasti laterali, sia tenendo premuto entrate nel menu. Anche questo è abbastanza semplice da utilizzare una volta letto il manuale. Per uscire è sufficiente fare così. Dunque, adesso intanto ho cambiato frequenza. Un'altra funzione carina di questa radiolina è la possibilità di invertire il display, ovvero voi andate su menu, function menu, andate a cercare come si chiama, la voce, eccolo qua, dir, ci cliccate sopra e come potete vedere, tac, avete la possibilità di girare il display di 180 gradi, quindi avete una versatilità di utilizzo veramente a dir poco eccezionale. Voilà. Dunque il microfono è molto carino, ha una marea di funzioni. Ha praticamente, vabbè, questo è il tastone per passare tra le due bande, tra VHF o HF o come siete più comodi, il classico tastierino per inserire le frequenze barra DTMF, 4 pulsanti che sono programmabili anche questi, cioè a ogni pulsante potete assegnare una funzione, ma il plus è questo qua. All'interno del microfono voi avete anche un piccolo altoparlante che è utilizzabile come siete più comodi, ovvero potete disinserirlo, potete utilizzarlo assieme all'altoparlante della radio
e potete anche utilizzare solo questo. Io lo trovo una cosa comoda tutto sommato, perché oggettivamente magari in macchina vi può dare una mano in caso di casino. Ok, sul lato ci sono i classici pulsanti up and down, questo è il blocco appunto per bloccare due pulsanti up and down, e questo è il push to talk. Voilà, queste sono le due indicazioni, questa è l'indicazione della banda su cui siete sintonizzati, quindi potete anche non avere sott'occhio la radio visivamente, e qua avete l'indicazione di ricezione trasmissione. Vi faccio vedere le funzioni a display, quelle che trovate stock. È tutto comandabile tramite tasti funzione e manopolina. Allora, ad esempio, se volete alzare o abbassare il volume, è sufficiente premere il volume, tac, e confermare premendo la manopolina. È comodo anche il fatto che premendo brevemente il tasto di accensione voi andate a mettere in mute l'audio molto velocemente. Qui avete il tastino per passare dalle due bande A e B, esatto. Col secondo tastino passate dalle memorie al VFO libero, in questo caso esatto mi dà errore perché non ho salvato nulla. Premendo MON il P3 si apre lo squelch, RDW attiva o disattiva il dual watch. Lo squelch ovviamente sappiamo tutti cos'è, sempre se si regola con la manopolina, e il volume l'abbiamo già visto. Ma passa più gente qua che in Piazza Duomo a Milano, ma io non lo so. Premendo brevemente il tasto Funk andate a selezionare un'altra gamma di opzioni a display, sempre selezionabile tramite i pulsanti all'esterno, ovvero tutto quello che vi serve, lo shift, qua attivate la scansione, la banda VHF o OHF, i toni subaudio, la potenza, potete regolare la potenza e tutto quello che ne consegue. La cosa comoda è questa, che voi a display avete tutto comodo senza dover per forza entrare nel menu, ma comunque volendo è tutto impostabile anche tramite microfono. Bene signori, io come al solito vi ho fatto vedere giusto due cosine sulla radio, sapete che non sono l'uomo bravo a recensire, però ci proviamo. Ribadisco, secondo me è un buon prodotto, il Retevis RT95, funziona bene, ho avuto modo di provarlo, perché comunque prima di fare l'unboxing, cioè dopo che ho fatto l'unboxing l'ho utilizzato un po', l'ho tenuto in macchina per qualche giorno, e devo dire tutto sommato a parer mio si comporta bene. Tutto in metallo, la scocca è tutta in metallo, non ha ventola ma non penso ce ne sia bisogno. Come dicevo appunto all'inizio del video, VHF, UHF, 3 potenze regolabili, cioè selezionabili, alta, media e bassa, quindi 5, 10 e 25 watt sia in VHF che in UHF, e ripeto, a me sembra un buon prodotto, si comporta bene, e vi ho fatto vedere questo plus qua del supporto per la macchina, che mi sembra una cosa carina, spero vi piaccia, vi torni utile. È un'idea che ho avuto così, magari ce l'ha avuta anche qualcun altro, ci mancherebbe, io non voglio essere l'inventore di nulla, ci mancherebbe, però questo è quanto. Addirittura mi permette anche di mettervelo a favore di camera. Detto ciò, il video è finito ragazzi, spero vi sia piaciuto. Vi lascio i link di retevis.com in descrizione col modello e il sito, e se vi interessa fate un salto appunto sul sito e dategli un occhio. Per questo video è tutto, e ricordate di iscrivervi, di commentare e di mettere il mi piace se vi è piaciuto. Da India Uniform 2 India Kilo Eco è tutto per questo video, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!